Siamo finalmente giunti ad uno dei momenti topici in vigna, ovvero l'invaiatura. La vediamo qua, questo è Sangiovese nello specifico. L'invaiatura è quel momento in cui chiaramente l'uva cambia colore. Tendiamo a banalizzarlo oppure a parlarne in termini troppo scientifici, però è il momento della sintesi antocianica. Ora non voglio mettermi a parlare della famiglia di flavonoidi ed entrare troppo nel dettaglio. Ci basti sapere però il perché avviene appunto questo processo, diciamo, di colorazione. Gli antociani, quando parliamo di vino, siamo soliti abbinarli alla carica antocianica, quindi alla carica colorante di un tipo di uva che poi ritroviamo al calice, ma dovremmo anche cercare di capire il perché in realtà avviene questo. Partiamo dalla considerazione che la vigna non nasce ovviamente per fare vino, ma come ogni essere vivente ha uno scopo ben preciso che banalmente è quello di andare a riprodursi. Questo dobbiamo tenerlo ben saldo appunto nella nostra memoria, nel nostro cervello quando ci approcciamo poi alla vigna. Allora, uno dei motivi principali per cui effettivamente avviene questo cambio di colorazione è legato alla riproduzione della pianta. Una colorazione che è più tendente al rosso, per esempio, sarà sicuramente una colorazione che permetterà alla pianta di attirare più insetti ed animali, soprattutto al momento della maturità. Quindi nel momento della maturità quello che accadrà è che il colore attirerà quelli che saranno poi i vettori che porteranno i semi in altre zone per cercare la riproduzione. Ora è ovvio, l'uva non si rende conto in questo momento che ciò non avverrà, però l'istinto della pianta, la programmazione genetica della pianta porta sicuramente in questa direzione. Un altro motivo è banale, ma è una funzione di protezione. Quindi quando l'uva, quando il grappolo o qualsiasi frutto diciamo è esposto per un tempo molto prolungato a raggi ultravioletti, la pianta si deve difendere, il frutto si deve difendere, quindi entrano in gioco gli antociani che sono un antiossidante. Gli antociani a questo punto si concentrano, portano a una colorazione dell'uva, che in questo caso del Sangiovese è tendente ovviamente al rosso, ma è di fatto una protezione dai raggi ultravioletti, non è altro. Consideriamo che questi antociani, questa colorazione poi ha delle funzioni importantissime oltre che per il vino, anche per l'industria farmaceutica, essendo appunto un antiossidante importantissimo, ma ritrova anche delle funzioni in quella che è l'industria alimentare. È utilizzato, la buccia dell'uva viene utilizzata come colorante naturale, andando poi appunto a lavorare con acidi per estrarre gli antociani, oppure per semplice essiccazione. Ci tengo a ripetere che questo comunque sia un canale libero e tutto quello di cui andremo a parlare, di quello di cui abbiamo parlato nel passato, non è legato assolutamente a delle marchette o delle sponsorizzazioni. Alla prossima!